Bentrovati amici di Crazy Motor Life ad un nuovo appuntamento. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare, quello che riempie i forum, i discorsi da bar. Parleremo di gomme. E quando si parla di gomme non si può non parlare di Pirelli, azienda italiana leader nel settore e che porta il tricolore in alto sia in Italia che in tutto il mondo. Quindi, con chi potevamo non iniziare se non con il Motor Racing Director di Pirelli, Giorgio Barbier. Buongiorno Giorgio e grazie per essere venuto a Crazy Motor Life. Piacere. Giorgio, Pirelli parte da un know-how di automotive. Tu sei proprio all'interno dell'azienda quando nasce il progetto per le moto, per le due ruote, dedicato alle due ruote. Come nasce? Avevamo a Milano, nella sede storica di Viale Sarca, ancora le unità produttive di Pirelli. C'era uno stabilimento molto importante. Fai conto, negli anni 60 c'erano 30.000 persone che ci lavoravano, 30.000 operai. Quando entrai io all'inizio degli anni 80 ormai era in dismissione, però si produceva ancora pneumatici da auto, da camion e per i trattori e così via. C'era un reparto corse che era dedicato esclusivamente alla Formula 1 e ai rally mondiali, e dopo decenni di inattività rispetto al motociclismo, le ultime cose erano state fatte nel dopoguerra, si decise di rientrare nelle competizioni motociclistiche di alto livello, solo che cercavano qualcuno che fosse appassionato di moto, perché loro erano tutti automobilisti. E così mi feci avanti e iniziò questa avventura. Hai parlato di passione. Secondo noi di Crazy Motor Life la passione è il motore che spinge a superare gli ostacoli anche dove altri si fermerebbero. Quanto ha influito la tua passione nello sviluppo di Pirelli nell'ambito delle due ruote? Ma sai, fu più la forza del voler dimostrare che si poteva fare qualcosa anche con le moto e con la tecnologia che stava avanzando in quegli anni, che è la tecnologia dei radiali. Prima il motociclismo era fatto con strutture molto più convenzionali, diciamo. La volontà di partire con il radiale fece in modo che iniziassimo a lavorare in questo modo abbastanza in modo convulso. Tuttavia non avevamo nessun genere di esperienze, di capacità, di sponsori, di capacità anche di sperimentazione, per cui quello che facevo era entrare la mattina in azienda, prendere le gomme che avevano fatto durante la notte, portarle da un noto pilota dell'epoca, Tino Brambilla, a Monza, che aveva un'officina automobilistica dove preparava le Panda per il trofeo che si correva a Monza. Lui si toglieva la tuta da meccanico, si metteva la tuta da motociclista, o andavamo verso Lecco sulla superstrada a provare, oppure andavamo a Monza nella pista junior, si facevano un po' di giri con le gomme che gli portavo, mi faceva i commenti, le ricaricavo in macchina, tornavo in bicocca a Pirelli, correggevo le specifiche tecniche che c'erano da correggere, cercando di trovare delle soluzioni ai problemi che si erano incontrati, riportavo i fogli alla sala prove che avevamo prima di uscire la sera, e la notte mi facevano le gomme che poi la mattina riprendevo e si ricominciava così. Quindi molto veramente da principianti, fu un inizio di questo genere, però questo ci portò a una consapevolezza che era quella che c'era un grande desiderio di andare in moto in pista da parte degli appassionati, che era però una cosa limitata a chi faceva davvero il pilota. Diciamo che con le motorizzazioni quattro tempi si iniziò allora a fare delle prime gare interessanti a livello anche più amatoriale. Giorgio, ti chiederei per un attimo di svestire i panni da director manager per quanto riguarda Pirelli e parlarmi un po' dell'uomo. Hai mai trovato una difficoltà durante questo percorso che ti ha fatto pensare anche per un solo istante, questa volta mi sa che è troppo? Ma i momenti di scoramento sono stati tantissimi, durante le lunghe stagioni, ormai sono più di 40 anni che faccio questo mestiere, sono stati dovuti a problematiche tecniche, delusioni personali nei confronti magari di
alcuni personaggi dell'ambiente, piuttosto che i soliti stop and go che può avere un'azienda nell'entusiasmo di portare avanti un progetto. Però sono sempre stati ampiamente superati poi dalle soddisfazioni di riuscire ad arrivare a raggiungere alcuni obiettivi che inizialmente sembravano impossibili. Quindi costruire un pneumatico radiale, portarlo ad alti livelli nel campionato Superbike, ma anche nella GP del suo tempo, e poi conquistare piano piano la fiducia non solo dei piloti, delle squadre, ma anche degli utenti finali, perché poi il nostro lavoro è stato fortemente influenzato da quello che si poteva fare per la gente che aveva davvero voglia di andare sia sull'Appennino a farsi una sgaloppata, sia in circuito. Giorgio, si parla di futuro. È di poche settimane fa la notizia che Pirelli inizierà a fare le moppe e le gomme per il mondiale Moto3 e Moto2. Quindi un'azienda che non si ferma mai, ma che guarda sempre avanti e cerca sempre di affrontare nuove sfide, perché comunque è un'azienda che potrebbe dire: siamo leader nel settore delle derivate di serie, ci sta bene così, ci potremmo fermare. E invece no, la spinta di andare sempre avanti, e che questa denota una grandissima passione da parte dell'azienda e dei dirigenti dell'azienda. Ma come ci si prepara ad un avvenimento del genere? Perché immagino dal punto di vista tecnico le difficoltà di passare da delle moto, da dei telai delle derivate di serie a dei telai prototipo, quindi che hanno un maggiore utilizzo o un diverso utilizzo della mescola e della gomma. Certo, sì, c'è molto da fare, c'è molto da imparare, c'è molto da sperimentare e c'è da raccogliere poi. È chiaro che non ci si deve fermare davanti a una sfida di questo genere se si ha una prospettiva che è quella di allargare la nostra gamma, di allargare le nostre conoscenze e competenze nell'ambito motociclistico. Quindi io penso di dovere questo a tutti i ragazzi che lavorano con me e che affronteranno poi la sfida nel futuro al mio posto, e in questo senso bisogna che si preparino a un territorio meno conosciuto. Io l'ho fatto per tanti anni, molti degli giovani che lavorano adesso con noi sono arrivati e hanno trovato un ambiente già costruito, già tutto fatto, soltanto da gestire un po'. Qui si tratta di partire davvero quasi da zero, e quindi bisogna tirare fuori la propria volontà e la propria passione. Giorgio, io ti chiederei di chiudere con un avvenimento, un qualcosa che ti ha segnato nel tuo percorso. È stata senz'altro l'episodio che ricordo con più piacere, è stata la prima vittoria nel mondiale Superbike. Eravamo appena entrati nel 1989 con Oscar Rumi e la Honda guidata da Fred Merkel, che era il campione del mondo all'88 quando c'è stata la prima uscita. Lui aveva vinto chiaramente con una marca della concorrenza che allora era quella che monopolizzava il mercato delle corse. Noi entrammo nel mondiale, la prima gara ad Donington fu quasi un disastro perché lui fece la pole position ma poi in gara arrivò molto indietro. Seconda gara Ungheria all'Hungaroring, riuscì a fare pole position e a vincere tutte e due le gare davanti alle Ducati che in quel momento stavano cominciando a crescere. Ecco, io seguì tutta la gara attaccato alla rete sull'ultima curva che porta sul rettilineo per vedere il vantaggio che riusciva a tenere nei confronti degli avversari e soprattutto la continuità, perché mi aspettavo a un certo punto decadesse il pneumatico e perdesse la gara. Invece riuscì a vincere, quella fu una gioia incredibile. Rientrare, ricordo, in albergo da solo, perché ero da solo, a quel tempo eravamo in 2 persone a seguire il campionato. E nel frigo bar di un hotel ungherese trovai una piccola bottiglia di spumante e la aprii sul letto saltando in piedi sul letto. Ecco, è un ricordo da ragazzo, da giovane come ero allora, ma è un'emozione che non mi scorderò mai. Giorgio, grazie di tutto, grazie per esserti raccontato a Crazy Motor Life e a voi tutti, continuate a seguirci. Ciao! Grazie, ciao!